Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di un problema ricorrente che è quello del gioco d'amici. Molti mi scrivono chiedendomi come mai il cavallo ha paura di alcune cose e come fare a fargli superare queste paure. Glielo spiego, glielo faccio vedere ai corsi, gli faccio le lezioni, glielo faccio vedere nei video. Ma poi il problema rimane sempre lo stesso, è che quando si trovano di fronte questi studenti a qualcosa di nuovo, ritorna la stessa domanda: come faccio a fargli passare la paura di questo o quell'oggetto, di questa o quella situazione? Allora, vorrei precisare una cosa, ci ho fatto anche un video, un podcast. Il gioco d'amici serve per rendere il cavallo più coraggioso, quindi non dovete pensarlo che vale esclusivamente per quell'oggetto, cioè io gli faccio passare la paura di quell'oggetto, io gli faccio passare la paura di quella situazione, io gli faccio passare la paura dello stick, della bandierina, del bussolo, del barile dell'immondizia, eccetera eccetera. Come sentite in sottofondo, noi quando facciamo video abbiamo sempre il concerto di chi taglia l'erba, no? Sembra quasi che ci si dia l'appuntamento, inizia a fare il video e arriva subito l'omino a tagliare l'erba. Un giorno riusciremo a disincronizzarci in modo che voi sentirete il video senza il sottofondo della persona che taglia l'erba, ma per il momento dovete sopportare la cosa. Mi sono messo il microfono più vicino sperando di intrecciarmi con tutti questi fili e in modo che spero di riuscire a essere abbastanza udibile. Allora, si diceva del gioco d'amici. Ok, il gioco d'amici va fatto sempre e comunque, ovunque, sia da terra che da sella. Oggi vi voglio far vedere l'esempio classico di quello che succede da sella. Noi pensiamo di aver risolto il problema da terra sul cavallo che magari non ha più paura dello stick, non ha più paura dell'impermeabile, non ha più paura di, che so io, montiamo in sella, magari abbiamo anche un cappello quel giorno lì e ci accorgiamo che il cavallo magari ha paura. Se io faccio così, vedete? Lei ha paura e inizia a trottare, ok? Siamo di nuovo, spero che si riesca a sentire perché battevo sul microfono, ma devo farlo perché se faccio da altre parti non ha paura, vedete? Allora, cosa succede in questi casi? Che io devo smettere quando lei si ferma. All'inizio dovrei aiutarla un po', magari chiedendogli io di fare un mezzo disimpegno e fermarsi, vedete? Lei ha paura anche quando muovo il mio cappello, vedete? Quindi cos'è che devo fare? Ovviamente devo cercare di continuare poco fino a che lei non riesce a trovare una soluzione diversa da quello che sia lo scappare. Ecco qua, e adesso la carezzo e gli do rilascio, ok? Vedete? Lei è diventata tesa, si è spaventata, ha paura del rumore che fa il cappello o del cappello. Quindi io con questa cavalla qui ho due scelte: o non mi metto il cappello, oppure se mi metto il cappello me lo devo piantare bene in testa, magari mi ci metto anche due prigionieri con due viti per non farmelo spostare, oppure bisogna che insegna al mio cavallo a non avere paura del cappello, ok? E come faccio? Sempre alla stessa maniera. Pat negli Stati Uniti mi diceva: Sergio, è sempre uguale, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, è sempre la stessa cosa. Quindi ancora una volta, vi accorgete che il cavallo ha paura di qualcosa? Ricordatevi sempre, io devo continuare a fare quella data cosa fino a che il cavallo non impara che io posso magari farlo senza, già meglio, senza che il cavallo abbia paura. Adesso è di nuovo andata un pochino in destro, io aspetto che lei si fermi, vedete? Uso un po' il disimpegno del posteriore ma senza esagerare, perché non voglio farla sentire troppo in trappola. E poi lo rifaccio e cerco questa volta di associarlo a qualcosa di positivo. Meglio,
ok, continuiamo un pochino, eccola là, ogni volta che si ferma smetto, se si muove di più continuo, brava, 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 questa possiamo usarla anche come spazzola, vedi? Questa è una spazzola, ora ha fatto rumore sulla sella e lei si è impaurita, io continuo, uso una redine sola, anche se l'ho con una mano, vedete? La redine sinistra è più corta della redine destra, in modo che posso con una mano sola aiutarla a girare solo la testa da una parte. Ricordatevi che il cavallo si ferma con una redine sola e non con due redini quando ha paura, ok? Quindi io devo continuare fino a che lei si ferma. Di nuovo, bravissima, bravissima, e la premio anche. La premio, vediamo se lo prende. Ok, se lo prende vuol dire che non era destra impazzita, ok? Era borderline, era nella sua zona di non comfort, ok? Quello che tecnicamente dagli psicologi viene chiamato eustress, ok? Quindi è uno stress positivo, cioè è quella quantità di stress che ci permette di stare veramente tanto attenti, ma che non ci fa andare in panico. Lo stesso vale per i cavalli, dobbiamo buttarli un pochino lì, in quella zona di eustress, ma che non sia panico, C'è un mio carissimo amico che dice devono essere preoccupati, cioè nel senso occupati prima di tutto da quello che stiamo facendo noi e da quello piuttosto che da quello che abbiamo nelle circostanze. Adesso io ripeto di nuovo, ma è per farvi vedere, qui ci vuole tempo. Oh, buono, questa volta non si è mossa. Insisto. Ok, si è mossa di nuovo, però vedete che è molto meno preoccupata di prima. Ok, vedete? Ah, si è fermata da sola, non ho dovuto tirare. Brava bimba, brava, E questo quando è che va fatto? Va fatto un po' di volte, ma non troppo. Vedete come sono veloci i cavalli? Imparano rapidamente. Io basta che gli dia sufficiente comodità quando lei si ferma. Lei impara ad addestrarmi. Lei non vuole che io faccia questo movimento qua? Oh, buono questo. Adesso lo faccio sulla gamba. Vediamo che succede. E lei dice, forse mi devo muovere? Forse no, bimba. Forse no. Forse non ti devi muovere, prova a fare qualcosa di diverso, prova a fare qualcosa di diverso, prova a fare qualcosa di diverso. Ah, ok. Ah, adesso ha avuto paura perché me le sono messo. Adesso ha avuto paura perché me le sono messo. Vedete? Vedete quante cose si... Oh, brava, brava, brava. È un po' in stress, giustamente, sta imparando una cosa nuova. Sta imparando che se si sta fermi ci si guadagna. Capite quello che voglio dire? Dovete essere un po' ambiziosi e progressivi quando lavorate con i vostri cavalli, se no questa cavalla, mi dispiace dirlo, io piacerebbe parlare con chi l'ha addestrata, perché non l'ha addestrata. Come si fa a dire che un cavallo è addestrato se io non mi posso mettere il cappello o se non posso fare così senza che lei abbia paura di quello che io sto facendo, con il cappello ovviamente, non con la mano. Capite quello che voglio dire? Dovete preparare i vostri cavalli, come diceva Ray Hunt, per il possibile, il probabile e per l'impossibile. Brava bimba, brava, ok. Adesso io devo solo aspettare che lei si calmi e si rilassi per provare nuovamente. Brava, sì? Sei bravissima. Un piccolo pezzettino alla volta, in modo che, come dice Pat, se noi ogni giorno che lavoriamo con il cavallo, possono essere anche 2 volte alla settimana, una volta alla settimana è indifferente, ma se ogni volta che lavoriamo con il cavallo noi aggiungiamo, lo miglioriamo dell'1%, dopo 10 volte avremo il 10% e dopo 100 volte l'abbiamo migliorato il doppio rispetto a prima. Non dovete correre, non dovete fare tanto, dovete fare bene. È qui che sta la differenza. Mi raccomando, siate progressivi con i vostri cavalli. Grazie dell'attenzione. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost
lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.